quello che è la sua ultima opera, che non per caso si intitola ancora una volta Rifiuti 10 passi per rifiuti 0, Paul Connett. Buonasera a tutti. Oh, well, we could start with some very good news. Possiamo cominciare con delle notizie molto buone, for which I take considerable responsibility. per le quali ho una buona dose di responsabilità. I understand that Italy has just overtaken France as the #1 producer of wine on this planet. La notizia di oggi sui giornali che io ho provveduto subito a notificare al professor Connett è che l'Italia è diventato il primo produttore mondiale di vino, e la cosa ci rende tutti felici, soprattutto noi. And I think I contributed largely to the consumption of that. Lei pensa di aver contribuito in grande misura a determinare tutta questa domanda di vino in Italia. The subject of zero waste is extremely urgent, and you'll hear a different dimension of that urgency this afternoon from Captain Charles Moore. Il tema dei rifiuti zero è un tema di estrema attualità, estremamente urgente, e oggi nelle rete diverse argomentazioni del tema rifiuti zero, incluso poi quello che sarà il contributo del capitano Charles Moore sugli effetti deteriori di una strategia non improntata alla massimizzazione del riuso del riciclo. And he will tell you about the extraordinary impact that plastics are having on the oceans of the world, particularly the Pacific. Lui ci dirà dell'impatto incredibile che le plastiche non recuperate e che vengono disperse nell'ambiente hanno su alcuni ambienti incontaminati come l'Oceano Pacifico. And it's a shattering story, because plastic was a brilliant invention. Benign, we thought of this plastic as very benign. But we're going to hear from Charles that it is having an impact of global significance. E questo è una cosa che fa tremare le vene ai polsi, perché noi non sapevamo che le plastiche possono avere un effetto così deteriore. Noi in genere abbiamo visto le plastiche come un elemento della nostra vita quotidiana che in certa misura nei decenni passati ha anche migliorato i nostri standard di vita, però lui ci dimostrerà invece quelle che è l'angolo nascosto, l'angolo deteriore dell'uso delle plastiche. It's a very important story. We have to understand history. In the 1930s, a chemist working for DuPont, the name of Carruthers, discovered a brilliant discovery. He made a synthetic protein. He looked at the structure of proteins, and he saw the linkage between the building units, which we call amino acids. And he made a synthetic protein which retained this linkage, but instead of using amino acids, he used synthetic monomers to make the polymer. And why? He wanted something to replace wool, natural fibers that wouldn't break down, wouldn't be eaten by moths or insects, would last a long time. And of course, the women of the world were delighted with nylon stockings. So much better than those silk stockings. Allora, c'è una prospettiva storica sul tema delle plastiche. Nel 1930 un chimico che lavorava da DuPont, avendo studiato la struttura delle proteine e i loro costituenti di base con i loro legami monomeri delle proteine di aminoacidi, aveva detto, beh, si potrebbe fare qualcosa di artificiale che mima questa struttura delle plastiche, in modo da poter avere dei sostituenti artificiali di legno e di fibre naturali che non possono essere attaccati dagli
Questa sembrava una scoperta brillantissima, il nylon, e per questa scoperta lui venne addirittura assegnato il premio Nobel per la chimica. But unfortunately, this brilliant man didn't understand one of the principles that nature works with. Ma purtroppo questo premio Nobel per la chimica non aveva capito uno dei principi base su cui lavora la natura. Nature builds up and breaks down. Builds up and breaks down. In our bodies, everything is built up and breaks down. Builds up and breaks down. And in the environment, everything nature builds. Leaves, trees, wood. Built up and broken down. Built up and broken down. In natura, in realtà, tutto quanto si costruisce ma si degrada anche. Questo avviene nell'ambiente e avviene anche nei nostri corpi, nell'organismo umano. With nylon, we build up, but nature can't break down. And so with all the other plastics, polyethylene, polypropylene, all these other man-made polymers are built up by us, but nature can't break them down. Il problema con tutti questi polimeri artificiali come il nylon, il polietilene e il polipropilene è che noi li realizziamo, ma non c'è niente che è in grado di degradarli in natura. And this brings us to a larger problem. It's a larger problem with our whole educational system, especially in America. We are very good in America producing very, very clever people, clever scientists, clever engineers, but we're not good at producing wise people. We don't give PhDs for wisdom. There are no courses at university which reward wisdom. All the rewards go to being clever, especially if you're clever for industry. Very good point. Allora lui dice che il problema educativo, se vogliamo, in tutto il mondo e soprattutto negli Stati Uniti, ma seriamente negli Stati Uniti, noi abbiamo un sistema educativo che mira a produrre esperti intelligenti, ma non a produrre persone sagge. Quindi c'è l'intelligenza ma non c'è la saggezza per affrontare i problemi. And we see the same problem now with waste. We have very clever people in Germany, in Switzerland, in Scandinavia that are making these big machines to destroy our waste, destroy our plastics, destroy our products and so on. We call them incinerators. E noi abbiamo lo stesso problema nel settore specifico della gestione dei rifiuti, perché abbiamo in Germania, in Svizzera, in Scandinavia tutti questi ingegneri intelligentissimi che costruiscono queste macchine per distruggere i rifiuti, gli inceneritori. They're very clever. But the problem is, they're not wise. They're not answering the right question. Sono macchine, sì, se vogliamo intelligenti, avanzate, complicate, molto articolate, ma non sono sagge, perché non danno la risposta alla vera domanda. This industry is getting better and better at answering the wrong question. Quindi questa industria che produce i genitori cerca di migliorarsi continuamente nel dare una risposta alla domanda sbagliata per loro. Our task in the 21st century is not to get better and better at destroying materials. Our task in the 21st century is to stop making products and packaging that has to be destroyed. Perché il nostro compito nel XXI secolo non può essere quello di diventare sempre più bravi, sempre più intelligenti nel distruggere i materiali, ma deve essere cercare di fermare la produzione di materiali che poi determinano la necessità di essere distrutti. And so zero waste is the recognition that communities today, whether it's a small
progress by themselves. La strategia rifiuti zero è il riconoscimento del fatto che le comunità hanno un grosso ruolo, ma non possono da sole risolvere il problema dei rifiuti, perché serve dell'altro. We could go so far. We could reduce. We could reuse. We could repair. We could recycle. We can compost. But there's always going to be material left over. Perché noi possiamo fare tantissime cose comunque importanti che non hanno fatte, come ridurre, riutilizzare, riparare, riciclare e compostare, ma non possiamo andare più in là con quei materiali che non possono essere appunto ridotti, riutilizzati, riciclati, compostati. So that's why zero waste recognizes that we need both community responsibility and industrial responsibility. Per questo motivo noi diciamo che nella strategia rifiuti zero c'è bisogno di due gambe su cui camminare, che sono la responsabilità delle comunità per tutte le azioni delle cose che abbiamo appena elencato, ma poi anche la responsabilità industriale per riprogettare quei materiali che attualmente non sono utilizzabili. Very little sleep. So the key demand Jet lag. from us More than enough overwork. to industry is if we cannot reuse it, if we cannot recycle it, if we cannot compost it, then industry shouldn't be making it. Quindi il messaggio chiave che deve essere poi proiettato alla responsabilità industriale è: se noi non possiamo riutilizzare un certo materiale, se noi non possiamo riciclarlo, se noi non possiamo compostarlo, allora l'industria non dovrebbe. We need better industrial design. Abbiamo bisogno di un migliore design, una migliore progettazione industriale. And that's why you would predict what we now find, that Italy is leading the world in zero waste. Questo è uno dei motivi per cui adesso si dice che l'Italia ha un ruolo guida nel movimento rifiuti zero internazionale. Because Italy has the best industrial designers in the world. Perché l'Italia ha i migliori progettisti industriali al mondo. And the most creative people on this planet for 2,000 years have lived in this country. Perché la gente più creativa nell'umanità nel pianeta per 2000 anni hanno vissuto in questa nazione, in Italia. And we need to reach out to these creative people wherever they are, in art, in music, in engineering, in economics, and say to them, help us to produce a zero waste society. E noi dobbiamo riuscire a coinvolgere queste intelligenze dei migliori progettisti, delle persone che si sanno confrontare con questi temi in qualunque settore loro operino, che sia la progettazione industriale, l'ingegneria, l'economia e quant'altro, in modo appunto da riprogettare un sistema di produzione che non generi più materiali che non sono utilizzabili, riciclabili o compostabili. And why? Are we so obsessed with waste? Do we hate this plastic so much, this paper, this glass? Do we hate it? No, that's not the reason. It's not because we hate waste, but we know